Ciao a tutti e bentornati su Katie Made, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme un progetto veramente super facile e veloce, ovvero un cestino che può essere perfetto come da regalo per Natale ma anche per qualsiasi altra festività. Per Natale consiglierei di mettere all'interno un mini panettone. Io ho messo questo vasetto dei girasoli perché è il mio fiore preferito, però comunque voi potete metterci qualsiasi cosa, potete realizzarlo anche più grande, è veramente semplice, è realizzato a punto spiga bicolore, ma potete realizzarlo anche di un solo colore o con più colori come preferite. La versione che vi ho mostrato inizialmente era questa qui, quella che vi ho mostrato anche in fiera e che comunque molti di voi hanno visto dal vivo. Per il tutorial ho realizzato questa versione senape e beige che mi piace molto come abbinamento e ce li avevo anche tra i kit disponibili in fiera. Ho utilizzato della fettuccia normalissima, potete utilizzare qualsiasi filato e qualsiasi fettuccia. Se utilizzate del cordino per esempio, perché potete utilizzarlo anche se questo punto si presta meglio con la fettuccia o comunque con filati spessi. Se utilizzate il cordino fate fede alle misure in centimetri che vi lascio indicate. Come vi dicevo è un progetto molto semplice, il punto di lavorazione è molto semplice, seguendo tutti gli step passo passo riuscite tranquillamente, parlo anche alle principianti. Quindi non c'è molto da dire, spero che questo progetto vi piaccia, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate e nulla, io vi invito come sempre a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram dove troverete le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo e se volete darmi un supporto maggiore potete cliccare sul pulsante dai hype qui in basso. Sarà come darmi un abbraccio virtuale ma allo stesso tempo aiuterete il canale a crescere, ringrazio chi lo farà. A questo punto non ci perdiamo in chiacchiere, vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto facilissimo e velocissimo e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto utilizzeremo della fettuccia, io ho a disposizione della fettuccia che mi è avanzata dai corsi in fiera ed è una fettuccia super morbidissima, non elasticizzata ma che si lavora veramente benissimo, infatti l'avete apprezzata tantissimo. Sono due gomitoli da 200 grammi ciascuno, ovviamente non la utilizzeremo tutta, che lavorerò con l'uncinetto numero 8. Marcapunti ed ago da lana e possiamo partire subito con il progetto di oggi. Terrò di base il color senape, quindi prendo il filo, faccio un anello magico, quindi avvolgo il filo in questo modo, inserisco l'uncinetto all'interno, prendo il filo, ci faccio fare un mezzo giro e blocco con una catenella in questo modo. Procedo lavorando 7 maglie basse all'interno dell'anello magico, quindi rientro nell'anello e faccio una maglia bassa e continuo così fino ad ottenere 7 maglie basse. Fatte le 7 maglie basse, tiriamo questo filo per chiudere l'anello magico e continueremo lavorando a spirale, quindi non chiuderemo i giri. Mi inserisco nel primo punto, quindi esattamente questo qui. In questo modo e lavoro il primo aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto. Una, rientro e lavoro la seconda e mi vado a posizionare il marcapunti nel primo punto, così so qual è il primo punto del giro. Procederò lavorando un aumento in ogni punto, quindi 2 maglie basse nello stesso punto per 7 volte, compresa ovviamente quella che abbiamo già fatto.
ultimo punto, lavoro l'ultimo aumento. Ora dovremo procedere con il giro successivo. Nel giro successivo alterneremo un aumento e una maglia bassa, quindi tolgo il marcapunti, mi inserisco nel primo punto e lavoro una sola maglia bassa, riposiziono il marcapunti, vado nel punto successivo e lavoro un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto e poi di nuovo nel punto successivo una maglia bassa. Alterneremo quindi per tutto il giro un aumento ed una maglia bassa. Ok, completo il mio giro facendo l'ultimo aumento. Ora procedo con la lavorazione dell'ultimo giro per quanto mi riguarda, ma voi potete proseguire fino a raggiungere la misura che vi occorre. Per aumentare il numero di giri il procedimento è sempre lo stesso, quindi ad ogni giro che aumentate aumenterete anche il numero di maglie basse tra un aumento e l'altro. Quindi ora noi dobbiamo andare a lavorare il giro successivo facendo un aumento e 2 maglie basse. Se voi volete aggiungere un giro in più, poi andrete a lavorare un aumento e 3 maglie basse. Quindi ad ogni giro che aumentate di una maglia tra un aumento e l'altro. Quindi ora andiamo a fare un aumento e 2 maglie basse. Togliamo il marcapunti e nel primo punto lavoriamo un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto. Vado a mettere il marcapunti ovviamente nella prima delle due che ho lavorato per segnarmi il primo punto del giro. Procedo lavorando una maglia bassa nei 2 punti successivi, quindi una maglia bassa nel punto successivo ed una maglia bassa nel successivo. In questo modo. Ora di nuovo un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto e poi di nuovo una maglia bassa nei 2 punti successivi, una in questo punto ed una nel punto successivo. Continuiamo così per tutto il giro. Ok, concluderò il giro lavorando una maglia bassa negli ultimi 2 punti, in questo modo. Ora io ho terminato qui la mia base perché la sto facendo esattamente come il prototipo che ho realizzato per la fiera e la mia base ha un diametro di circa 10 cm. Quindi se utilizzate un filato diverso, perché comunque potete utilizzare anche un classico cordino, calcolate questa misura se volete farlo identico al mio. Ok, a questo punto devo chiudere il giro, quindi tolgo il marcapunti, alzo l'asola, mi inserisco dall'interno verso l'esterno, non nel primo punto, quindi dove avevamo il marcapunti, ma nel successivo, in questo modo. Prendo l'asola e me la porto all'interno. Allargo un pochino la solina e devo andare a prendere solo la metà di questa solina perché devo andare a lavorare poi in costa. Quindi devo simulare la maglia in costa retro, rientro poi nell'asola e tiro il filo proprio a chiudere l'asola. Prendo il filo, porto all'esterno e faccio una catenella. Questa fungerà da prima maglia bassa in costa retro ed ora procedo lavorando una maglia bassa in costa retro, quindi prendendo solo la metà catenella esterna in ogni punto. Ok,
Ok, lavoro l'ultimo punto. A questo punto vado a chiudere normalmente con una maglia bassissima entrando esattamente in questo punto qui, quindi nella prima catenella che abbiamo fatto entro e faccio una maglia bassissima. Per comodità cosa facciamo? Andiamo a lavorare una maglia bassa nel punto successivo, quindi senza fare catenella ci spostiamo nel punto successivo e lavoriamo una semplice maglia bassa. Ci spostiamo nel punto successivo ma ci andiamo ad inserire alla base di questo punto. Quindi questa è la prima maglia bassa e corrisponde a questa. Noi ci spostiamo nel successivo, esattamente qui. Entriamo, portiamo sull'asola all'altezza della maglia bassa e chiudiamo in questo modo. Ora ritorniamo indietro, ci inseriamo alla base della prima maglia bassa che abbiamo lavorato, quindi esattamente qui. Prendiamo il filo, lo tiriamo su e chiudiamo. Quindi questo punto è formato da una maglia bassa, un punto canestro e un punto incrociato. Ora, punto successivo, quindi questo qui, entriamo nella catenella e lavoriamo una maglia bassa. Punto successivo, quindi qui, ma entriamo alla base della maglia bassa, quindi esattamente qui, ci inseriamo, tiriamo su e chiudiamo. E poi torniamo indietro alla base della maglia bassa lavorata prima, ci inseriamo, prendiamo il filo, tiriamo su e chiudiamo. Questo è l'effetto. Continuiamo nello stesso modo per tutto il giro, quindi maglia bassa nel punto successivo, punto canestro nel successivo, quindi ci inseriamo alla base della maglia bassa sottostante, prendiamo il filo e chiudiamo e poi maglia bassa incrociata, quindi ci andiamo ad inserire alla base della maglia bassa fatta prima, prendiamo il filo e chiudiamo. Continuiamo così per tutto il giro. Ultimato il giro ci restano 2 punti perché comunque questo punto si lavora su maglie pari. Mi inserisco nel punto successivo e lavoro una maglia bassa, nell'ultimo punto lavoro un punto canestro e poi ritorno indietro lavorando il punto incrociato in questo modo. A questo punto devo andare a cambiare colore, volendo potete lavorarlo anche in tinta unita, quindi senza cambiare colore il procedimento sarà sempre lo stesso. Per cambiare colore mi vado ad inserire esattamente in questo punto, quindi la prima maglia bassa non la calcolo, inserisco e vado a chiudere con il secondo colore, nel mio caso il beige. In questo modo lascio ovviamente questo collegato perché tanto poi mi serve nel giro successivo. Faccio una catenella e procedo in questo modo. Facciamo che la catenella ci sostituisce la prima maglia bassa, quindi l'abbiamo fatta. Ora dobbiamo fare il punto canestro e lo andiamo a fare esattamente qui, dove vediamo la maglia bassa del giro precedente. Noi ci inseriamo in questo punto. Prendiamo il filo, tiriamo su e facciamo il punto canestro. Poi torniamo indietro alla base della maglia bassa, quindi prima della spighetta, ci inseriamo, prendiamo il filo e chiudiamo. In questo modo, questo è il primo punto. Ora, punto successivo, mi inserisco qui e lavoro una maglia bassa. Quindi diciamo che la maglia bassa va calcolata poco, ci serve solo come base del punto canestro, ma non la lavoriamo, proprio per questo non si vanno a creare gli aumenti. Ora, punto canestro esattamente alla base della maglia bassa del giro precedente, quindi mi inserisco qui, prendo il filo e chiudo e poi ritorno indietro, quindi alla base della maglia bassa, inserisco, prendo il filo e chiudo.
è più facile a farsi che a dirsi. Ora, punto successivo, mi inserisco in questo punto, quindi prima della spighetta, e faccio una maglia bassa. Dopo la spighetta abbiamo la maglia bassa, mi inserisco proprio alla base e lavoro il punto canestro in questo modo, poi ritorno indietro e maglia bassa incrociata. Procederemo così per tutto il giro. Maglia bassa prima della spighetta, punto canestro dopo la spighetta, poi ritorno indietro alla base della maglia bassa che ho fatto prima e faccio la maglia bassa incrociata. Ci vediamo al termine del giro. Lavoro l'ultima spighetta, quindi maglia bassa, punto canestro esattamente nella maglia bassa che vediamo alla base e punto incrociato nella maglia bassa precedente. In questo modo vado a chiudere sempre nello stesso modo, quindi mi inserisco qui, riprendo il colore di base, quindi il senape nel mio caso, e chiudo con maglia bassissima, quindi molto semplice. Riparto sempre nello stesso modo, quindi catenella, punto canestro nella maglia bassa del giro precedente, quindi questa, mi inserisco alla base e faccio il punto canestro e poi mi vado ad inserire alla base della catenella che ho lavorato e faccio la maglia bassa incrociata. In questo modo procedo poi sempre nello stesso modo, quindi maglia bassa prima della spighetta, quindi in questa maglia qui che vediamo, poi punto canestro qui dove c'è la maglia bassa del giro precedente, in questo modo, poi rientro alla base della maglia bassa precedente e faccio la maglia bassa incrociata. Questo è il procedimento veramente molto semplice che dobbiamo seguire per tutta la lavorazione. Come vi ho detto, potete lavorare sia monocolore che bicolore o tricolore, come volete. Potete farlo anche tutto colorato. Quindi procediamo in questo modo per tutto il giro e per i giri successivi alternando i colori. Qui in alto troverete il totale di giri che lavorerò io insieme alla misura in centimetri. Il totale di giri indicato parte dal primo giro di maglia bassa in costa fino all'ultimo giro di lavorazione. Quindi lavoriamo tutto il nostro cestino e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Ok, una volta che avremo lavorato tutti i giri, quindi nel mio caso 9 giri totali, ho raggiunto un'altezza di circa 13 centimetri più o meno. A questo punto andiamo a chiudere con una maglia bassissima come abbiamo fatto finora nel primo punto, quindi mi inserisco e chiudo a maglia bassissima e procederò facendo un ultimo giro di maglia bassissima di rifinitura, quindi salto questo punto qui, vado nel successivo, mi inserisco e faccio una maglia bassissima nel punto successivo, quindi esattamente qui, poi salto questo punto qui che sarebbe il punto incrociato, vado nel successivo e lavoro una maglia bassa in questo punto e una maglia bassa in questo punto successivo. Di nuovo salto il punto incrociato e vado nel punto successivo, lavoro una maglia bassissima in questo punto, una maglia bassissima nel punto successivo e continuo così fino ad ultimare i giri. E continuo in questo modo fino ad ultimare il giro, quindi salteremo
tutti i punti incrociati per evitare di fare l'aumento, ma allo stesso tempo andremo anche a stringere un po' il bordo per dare proprio l'effetto del cestino. Ok, arrivati a questo punto mi ritrovo qui il primo punto del giro, qui l'ultimo, vado a tagliare il filo e chiudo con asola di chiusura. Mi inserisco quindi in questo punto, non in questo. E poi rientro dal punto da cui sono uscita. In questo modo avrò ricreato l'asola, non si vedrà nulla, vado a nascondere il filo attraverso le maglie, ovviamente posso tagliare anche il secondo colore. A questo punto non ci resta che creare il fiocco decorativo, ma è ovviamente facoltativo. Prendiamo la fettuccia del secondo colore e andiamo ad avvolgerla in questo modo, in base a quanto vogliamo comunque creare grande il nostro fiocco. Quindi ho 3 cappietti su questo lato, 3 cappietti su quest'altro, taglio il filo, me lo blocco al centro con la fettuccia del primo colore. Quindi ho fatto un nodino e adesso lo vado a bloccare sempre con un nodino al centro del mio cestino. Quindi aiutandomi sempre con l'uncinetto vado a prendere le 2 estremità color senape nel mio caso e le porto all'interno. E me le blocco con un nodino, poi vado a nascondere ovviamente i fili in eccesso, però intanto vi faccio vedere il risultato, poi si va a sistemare comunque il fiocco e questo sarà il risultato finale. Un progetto veramente molto semplice, facile ma soprattutto veloce, perfetto come idea regalo soprattutto nel periodo natalizio dove all'interno possiamo mettere i mini panettoni e quindi fare una bella figura e regalare comunque un prodotto fatto a mano. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se lo realizzerete, mi raccomando taggatemi nei vostri post. Il progetto potete realizzarlo con qualsiasi tipo di filato, anche con il cordino, vi basta seguire le misure in centimetri che vi lascio indicate. Potete realizzare il progetto più grande, più piccolo, potete realizzarci una borsa, potete realizzarci qualsiasi cosa. Se realizzate una borsa potete mettere tranquillamente la base pronta, ma anche per quanto riguarda i cestini potete utilizzare le basi pronte, quelle in legno. Quindi detto questo, continuate a seguirmi sui miei social se non volete perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo. Per un supporto maggiore potete cliccare sul pulsante da hype qui in basso, sarà come darmi un abbraccio virtuale, ma aiuterete il canale a crescere. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito anche in questo progetto, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!